Oggi vediamo questa maglia incrociata. Forse si vede meglio indossata. Innanzitutto, bentornati alle ferie estive, spero che sia andato tutto bene, forse qualcuno di voi è ancora in vacanza o forse ci deve ancora andare. Ho iniziato già a pensare ai lavori invernali, o meglio autunnali, invernali, ma mi è venuto questo colpo di coda, ho detto faccio un top ancora estivo in cotone. Io ho del cotone, dei gomitoli, 2 o 3 gomitoli per ogni colore, perché appunto li avevo recuperati facendo il progetto della borsa della mia azienda, ve ne avevo parlato. Mi sono avanzati più colori che non so come utilizzare, perché 2 o 3 gomitolini sarebbero perfetti per un cappello, però io sinceramente cappelli di cotone non ne ho mai fatti. Non so, ditemi voi se li portate i cappelli di cotone, cioè le classiche berrette, ma anziché di lana in cotone. Magari si fanno. Comunque volevo utilizzarli, li avrei messi via per l'anno prossimo finché mi è capitato un modello di una maglia, che è questa che indosso. O meglio, questa l'ho un po' adattata. Ho visto un modello di top giapponese, io questa la chiamo Giappo Top, e l'ho visto fatto Cito. Vendevano anche il cartamodello che io avevo quasi voglia di comprare perché vendevano anche il kit con la stoffa e farla proprio di cucito. Io ho una macchina da cucire, non sono brava, ma sono abbastanza appassionata. Non la uso mai perché non ho uno spazio dove tenerla fuori, quindi tiri fuori, fa insomma rispetto al piccolo uncinetto che tiri fuori col gomitolino e metti via è un pochino più impegnativo e macchinoso, quindi non la uso quasi mai. Mi era venuta questa voglia perché mi piaceva molto il modellino, ma lampo di genio, perché non utilizzare il modello per farlo invece all'uncinetto in cotone? Avrei quasi comprato quindi il cartamodello, però ho guardato un attimino le foto disegnate ed era un modello svasato, cioè c'è la fascia come questa e poi era svasato con poi queste bretelle molto larghe che si incrociano dietro. Io non so se l'avrei fatto svasato, nel senso che la maglia in ogni caso è molto elastica e si adatta bene al corpo. Quindi a questo punto ho detto, ma perché comprare un modello, un cartamodello, quando io comunque lo farei dritto, più semplice possibile. Sicuramente per il cucito avere un cartamodello fatto bene e progettato bene è sicuramente un ottimo metodo. Per la maglia forse non sarebbe servito, la stoffa è rigida, la maglia invece, perché prevedevo una stoffa piuttosto non rigida ma tesa, invece la maglia è assolutamente il contrario. Quindi forse non serviva poi così tanto avere questo cartamodello fatto con tutte le misure e la svasatura. Ho detto vado giù dritto e via. Questo è il primo prototipo, non sapevo bene come calcolare le misure. Avevo pochi gomitoli, quindi anche l'abbinamento dei colori lasciano il tempo che trovano. Un po' per la mia non abilità nell'abbinarli, cose multicolori non sono abituata e non mi soddisfano mai appieno, cioè vedo in internet tante cose fatte benissimo, quando ho io i miei gomitolini, non lo so, non mi funziona mai così bene. Quindi sul classico sono stata bianco e blu, forse un po' banale, però almeno non si sbaglia. Inoltre avevo questo rosa e questo rosa antico che tende quasi al marrone e ovviamente anche questi due colori cioè, sicuramente ci stavano. Se non mi fossero bastati avrei aggiunto il fucsia perché era l'unico altro colore che potevo aggiungere. Il bianco l'avevo praticamente finito, ma mi sono bastati i colori. Questo è risultato piccolo per due ragioni. Una è abbastanza corto, però non cortissimo, arriva proprio alla vita, insomma dipende se si utilizza una gonna che arriva proprio alla vita, a vita alta, i pantaloni a vita alta, va benissimo. E due, perché le bretelle le ho fatte forse un po' troppo corte. Essendo stretto, qui dietro alla schiena rimane aperto e questa X abbastanza larga
che non è male, cioè su una schiena magari giovane, abbronzata, secondo me ci può stare, però appunto rimangono tirate per questo motivo. Se le avessi fatte un po' più lunghe, forse rimaneva un pochino più morbido, meno teso, ma di fatto ho fatto la prova del 9. Questo top l'ho provato a mio figlio, vabbè è un maschietto ma gentilmente si è prestato, che è alto sì ma magro, è praticamente un attaccapanni, gliel'ho infilato e devo dire che come scalfo, misure delle maniche e misura del busto andava bene, quindi diciamo che questa è una XXS. Ora, se dovessi trovare e conoscere qualcuno che ha questa taglia, glielo regalerò, se no per adesso me lo tengo e vediamo. Ma com'è questo top? È una cosa semplicissima, cioè un rettangolo che di fatto è questo, un rettangolo che è il busto e quindi deve girare davanti fino a dietro, un bordo qua, che è quello bianco, che è esattamente lungo quanto il rettangolo del busto, e poi delle bretelle che partono da dietro. Allora, in realtà il modello cartaceo non facevano questa banda, cioè il modello era così e partivano da qua. Io però me lo sono immaginato, l'ho preferito così. Uno perché avevo finito l'azzurro e facendo la banda qua bianca, ovviamente sia da un lato che dall'altro l'avrei allargato. Quindi questo era sicuramente un escamotage per farlo un pochino più largo, ma proprio perché mi immaginavo e lo preferivo questo tipo di spallina. Dopodiché si cuciva quindi davanti, perché sono partita da dietro, l'ho lavorato in orizzontale e quindi poi l'ho cucita qua. Che punto utilizzare? E stessa cosa dall'altra parte, facendo sì che l'incrocio venisse appunto dietro. Ecco, tenete conto che indossato si allarga in questo modo, questo che è una XXS e io sono una M. Questo modello invece, che poi appunto avendo fatto il prototipo, questo è un secondo prototipo perché adesso vi dico come invece l'ho lavorato, è una taglia M ed è sicuramente, mi allontano un po', è sicuramente più grande e più largo. Questo ho voluto fare una lavorazione una lavorazione carina, non ho utilizzato maglie bassissime, cose che richiedessero troppo tempo, perché volevo, essendo un prototipo, lavorarlo e capire come poteva venire. Questo punto a me piace molto, è praticamente una riga sempre uguale di alternanza maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta. Io comincio sempre la riga con la maglia bassa e finisco con la maglia bassa. Il giro successivo è identico. Maglia bassa, maglia alta, maglia bassa, maglia alta, cioè dove c'è la maglia bassa lavoro sempre la maglia bassa, dove c'è la maglia alta lavoro sempre la maglia alta. È one row repeat, come si dice, un unico giro ripetuto sempre uguale, e fa questa trama che a me piace molto, per cui l'ho lavorato. Allora, l'ho lavorato in orizzontale, nel senso così, quindi ho deciso, diciamo, l'altezza, sapendo già che poi avrei fatto il bordo, e poi l'ho lavorato così, perché doveva poi, non sapevo fin quando avrei finito e se fossi riuscita ad arrivare a dietro, non del tutto, come sappiamo. Poi ho ripreso le maglie qua e ho fatto il bordo bianco e in seguito, come vi ho spiegato, le spalline. Ovviamente le spalline o spallone, perché sono grandi, si potrebbero lavorare anche divise e cucirle dopo. Quindi invece di lavorarle attaccandole qua, poi aggiungendo catenelle avanti e indietro, si può anche fare una striscia e lavorarla in verticale, diciamo così. Se la lavoriamo in verticale abbiamo anche la possibilità, una volta arrivato qua, di poter aggiungere o togliere delle righe. Io se l'avessi lavorata in verticale sicuramente avrei avuto il disturbo di doverla poi cucire qua, ma avrei potuto e l'avrei fatto aggiungere 4-5 righe, forse anche di più, insomma comunque di aggiungere il pezzettino per poter farle correttamente. Diciamo che questo progetto può
essere adattato a tanti punti, qualsiasi la tipologia di punti che si vuole fare, può essere adattato alle difficoltà. Chi è un po' più esperto utilizzerà delle tecniche un pochino più difficili, chi non è esperto farà i classici punti e la cucitura magari anziché con l'uncinetto con l'ago, potrà lavorare tutte le parti distinte e cucirle in seguito, in modo tale che questa maglia possa venire comunque bene, perché davvero è assolutamente costruita in modo facile. Credo che queste costruzioni, più che facili, diciamo lineari, siano proprio una caratteristica delle tecniche giapponesi in generale. Quindi un rettangolo con un bordo e due bretelle grandi che potete far partire da qua o far partire da sotto come ho fatto io, assolutamente discrezionale. La particolarità quindi di questo è proprio l'incrocio dietro. Cosa non mi fa impazzire di questa maglia, di questo prototipo? Allora, sicuramente la cucitura. Ne ho provate diverse, sia con l'uncinetto che con l'ago, non mi soddisfa nessuno, alla fine ho lasciato questa. Non mi soddisfa nemmeno questa, ma la lascio così, perché non ho al momento un'alternativa valida. Che cosa però non mi piace? Non è tanto la cucitura in sé, quanto che essendo cotone, essendo maglia, quando è indossato, comunque tira, cioè nel senso tira su, cioè lo vedete, no? Essendo una spallina attaccata qua, non so come spiegarvi, ha un effetto che è diverso da questo, cioè ho pensato, ma allora, un po' cambia il modello perché appunto non c'è più questo bordo qua, che comunque è un bel bordo, cioè che comunque è bello questo bordo, a me proprio piaceva, no? Il fatto che ci sia questo bordo e liscio sotto, però ho voluto fare questa variante dove le bretelle innanzitutto le ho fatte di maglia bassissima. Sapete quanto io ami farla e quindi mi rilassa di più fare questo tipo di lavorazioni che non tutto il resto che l'ho fatto di maglie alte. E appunto, dicevo, invece di arrivare fino a qua, sono scesa. Quindi sono partita facendo il pezzo centrale, l'ho lavorato sempre in orizzontale, quindi a maglie alte. Perché ho scelto le maglie alte? Per due motivi. Uno, perché è un punto veloce, si sa, anche se io non amo le maglie alte, e due, perché doveva essere abbinata comunque alle maglie bassissime. Quindi ho pensato che poteva funzionare. Nel senso che un punto così spesso, che comunque sono delle spalline, lo abbinavo a un punto un pochino più traforato che quello della maglia alta. Anche questo è un prototipo che poi comunque mi è uscito bene, quindi è un prototipo che è diventato un capo, ma che comunque avevo bisogno di capire velocemente se funzionava o no il lavoro, e nel caso ne avrei prodotto forse un terzo finalmente corretto. Non mi dispiace l'effetto, devo essere sincera, anche se io non amo particolarmente le maglie alte, non mi dispiace l'effetto e l'abbinamento tra bassissima e alta. Quindi ho fatto questo rettangolo, ovviamente della misura che si preferisce, calcolando dove avessi voluto fare le spalline, quindi ho lavorato questo rettangolo e poi le spalline. Ho iniziato da qua, cambi colore, poi fai tutte le catenelle per allungarle. Ovviamente la difficoltà sta nel prendere correttamente la misura, quindi bisogna farsi aiutare e con un centimetro andare nel mezzo dietro e far passare il metro lateralmente, diagonalmente, per poi arrivare a qua sotto, farlo passare, cioè fargli fare il giro come se fosse la spallina. In questo modo indicativamente abbiamo la misura. Perché queste spalline le ho fatte rimanendo un po' ristretta, un po' piccole? Non perché non avessi misurato, però poi ho tirato un po' indietro. Ho tirato indietro perché io ogni volta che faccio maglie di cotone, soprattutto le spalline, poi mi si slargano e devo sempre poi ritoccarle, disfarle. Non riesco mai a calcolare perfettamente la misura, quindi ho detto sto un pochino indietro. Queste, essendo maglie bassissime, non ho questa difficoltà nel lasciarsi andare, o meglio si lasceranno andare sicuramente meno. Ovviamente
da questa parte è tipo elastico, ma da quest'altra cioè non si spostano, sono comunque maglie bassissime di cotone e quindi lì rimangono. Quindi una volta attaccata questa spallina e poi attaccata anche questa, ho fatto anche questo pezzo e quest'altro che deve arrivare fino a dietro. Vi dico la verità, non ho misurato più di tanto perché anche lì sono arrivata fino a che finiva il cotone. Forse se avessi avuto un mezzo gomitolino in più l'avrei fatto un pochino più largo, ma col senno di poi credo che invece sia sufficiente questo, perché ovviamente se si vuole che il modello funzioni, un minimo di incrocio e di apertura ci deve essere. Ovviamente vi faccio vedere anche la versione girata, perché no, volendo si può portare, così lo vedete anche meglio incrociato, perché no, si può anche portare volendo al rovescio e l'incrocio appunto è davanti. Ecco, una cosa che non vi ho detto, dopo aver fatto tutto ho fatto un bordo sia in alto che in basso, perché ho preferito per rifinirlo un pochino, visto che da prototipo è passato a prodotto finito, diamogli una piccola rifinitura. Spero di avervi fatto compagnia, di avervi incuriosito. Mi raccomando, lo spazio sotto dei commenti è per voi e a prestissimo. I love crochet!